Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese, da un'idea di Go Nagai, questa splendida riproduzione alta 75 cm, completa del centro ricerche fotoatomiche, dove sull'altezza più alta avremo ben 90 centimetri. È un'edizione a 7, l'uscita è la numero 35, l'ultima di questi 4 numeri che ho ricevuto nel nuovo invio che avete visto nell'unboxing. Intanto colgo l'occasione sempre per ringraziare tutti i miei iscritti, grazie ragazzi. Alle persone che hanno piacere di iscriversi, mi raccomando, attivate anche la campanella sempre che ne abbiate piacere. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Allora, vi chiedo scusa, ma prima di iniziare a farvi vedere il contenuto di questo nuovo invio, dal momento che ho già mescolato del bicomponente, chi mi segue lo sa che cos'è, andavo direttamente subito quindi a mettermi la cloche sulla plancia di comandi di Koji Kabuto dell'Overbuilder, così quando inizierò poi a montare la plancia sarà già bello duro il collante. Quindi un attimo solo, questa è la plancia di comando, guardate che spettacolo, ditemi voi. Basta semplicemente mettere questo all'interno così, affinché ovviamente la cloche sia visibile in questa maniera. Ecco qua. Che bella ragazzi. Boh, metto subito la colla, altrimenti qui mi metto a parlare e non risolvo nulla. Mi si indurisce subito. Ok. Vediamo se c'ho qualcosa per aiutarmi, ma quando lo cerco non lo trovo mai, figuriamoci. Va bene, facciamo così. Lo spingiamo fino in fondo e lo mettiamo ovviamente diritto, così. Ok. Bene. Io direi che va bene, guardiamo un po', anche così va drizzato. Lavorate bene ragazzi, non fate le cose veloci. Vedete, io questo posso farvi vedere di incollarlo subito così e basta. No, io ci tengo a farvi anche notare che ci sono due maniere di lavorare. Una, quella che piace a me, che è quella corretta, e l'altra è quella non corretta. Ecco, vedete? Così. Così è perfetto. Bene, questa la possiamo mettere da parte. Adesso vi faccio vedere il contenuto.
vi dico subito che questo pezzo non lo useremo, come credo neanche questo. Un attimo che guardo. Infatti, quindi lo mettiamo a posto. Poi attenzione al magnete. Il magnete, prendiamo un pezzo di nastro e lo mettiamo in sicurezza, mi raccomando. Questo è quello che poi va inserito all'interno del foro che c'è sulla testa del Mazinga Z ed è quello che garantirà poi l'attacco qua sotto. Vi ricordate che abbiamo messo, coperto con il nastro nero, abbiamo messo all'interno quella parte metallica, quella piastra metallica? Ecco, serve per questo, vedete? Ecco qui. Quindi mi raccomando, attenzione, la mettiamo qua, così siamo sicuri di non perderla. Bene, a questo punto la plancia ve l'ho fatta già vedere, poi abbiamo questo che è l'ancoraggio della mano, in questo caso destra, perché la sinistra l'abbiamo completata ed è lo stesso pezzo che abbiamo montato dall'altra parte. Poi una serie di viti, queste, eccole qui. Vado subito a crearmi il filetto qui. Potete anche non mettere il lubrificante perché, come potete vedere, l'interno dove andiamo ad inserire la vite è tagliato. Questo permette alla vite di espandersi e non serve quindi mettere il lubrificante. Però sicuramente riuscirete ad evitarle anche senza crearvi il filetto, ma io preferisco farlo perché così ho sotto controllo la perpendicolarità che ha la vite rispetto al foro e controllo appunto che non sia inserita storta. Ecco. Vado semplicemente a inserirmi questo in questa maniera e avvito. Ecco qui. Come ho già detto negli altri video che ho fatto, mi raccomando ragazzi, se siete interessati, e penso proprio di sì, al grande Mazinga, quando uscirà il test RAM, prima della fine dell'anno sicuramente, partecipate tutti perché quello lì serve ad Ascetta a comprendere quali sono e quante sono le richieste di questo robot, ma non vi dovete preoccupare perché tanto oltre al grande Mazinga poi uscirà il Goldrake, il Grandazer e anche il Gigrobo d'acciaio, sempre fatto come si, non volevo dire Dio comanda insomma perché non c'entra nulla, comunque come va fatto, Bene, poi ci dice di incollare la cloche alla plancia di comando e lo abbiamo fatto. Adesso prendiamo Koji Kabuto. Prima di farlo accertatevi che tutto sia perfettamente pulito all'interno perché poi così rimane. Mettiamo Koji Kabuto all'interno. Quanto sei bello! Ebbene sì, anche se sono uomo te lo dico perché insomma io vedevo più Goldrake perché è quello che poi ha riempito la mia, diciamo, gioventù. Il Mazinga è venuto dopo.
anche se leggendo tra le varie informazioni ho letto che il Mazinga è uscito prima del Goldrake, solo che è stato trasmesso in Italia prima Goldrake che il Mazinga. Boh, non so se ho interpretato bene, comunque così mi sembra di aver letto. Adesso stavo pensando che stranamente ancora questa non è diventata solida come dovrebbe, quindi metto pausa un momento al video perché non voglio che si sposti la cloche che ho messo così tanto bene. Bene, allora andiamo a mettere, tra l'altro mi sono accorto durante la pausa che mi ero dimenticato di mettere una di queste viti che andavano montate però nei numeri precedenti qua, quindi vi chiedo scusa, ve ne sarete accorti tutti meno che io, abbiate pazienza, non l'ho proprio visto, però ci vuole poco, l'ho subito messa qui e siamo a posto. Allora adesso andiamo a mettere questo, quindi mettiamo il nostro Koji Kabuto dentro, qui abbiamo questi due perni che vanno inseriti qui, tiriamo un po' indietro Koji Kabuto dalla testa, inseriamo questo, ecco qua, guardate. Mamma mia, ma quanto è bello ragazzi, ma veramente, ma vi rendete conto? Che spettacolo, bellissimo. Adesso prendo questo, pulitelo mi raccomando, soprattutto dentro, poi fuori lo farete dopo. Andiamo semplicemente a posizionarlo così, con questi due segmenti che devono entrare qui. Uno qui e uno qui. Proviamo. Eccolo qua. No, ma che meraviglia. Manca ancora la pinna centrale ed è completato. Che meraviglia. Avete visto, avendo disteso bene i fili come vi ho fatto vedere nel filmato, questi rimangono perfettamente orizzontali rispetto alla perpendicolarità dell'overbuilder. Non rimangono così, vedete? Poi questo chiaramente entra nella testa. Che spettacolo, che bellezza. Posso spegnere. Ecco qui. E mi raccomando, le eliche vanno inserite fino in fondo, dovete andare a farlo battere sulla battuta di plastica, poi lui torna un po' indietro, non vi preoccupate, ok? Bene. Ma no, c'è qualcosa che mi si è spostato un attimo. Ok ragazzi, ho capito. Allora guardate, quando si inserisce dentro questo è corretto come ve l'ho fatto vedere, però deve anche entrare un po' qua,
all'interno, dovete premere un po', attenzione a non romperlo ovviamente, e farlo entrare, e lui quindi sta perfettamente fermo, perché questo qua trasparente, quindi questa copertura trasparente, che va a battere sulla plancia di comandi e la tiene nella sua sede. Ok, quindi io direi che abbiamo finito. Questo è quello che abbiamo montato in questo numero. Io dico abbiamo al plurale, lo sapete, chi mi segue lo sa. Io ritengo voi parte integrante del canale e quindi uso questa forma di espressione plurale volutamente. Stavo guardando, no, è finito, non c'è più nulla. Io vi saluto, vi do un abbraccio, grazie ragazzi del vostro tempo. Guardate cosa abbiamo montato, che spettacolo. Ci manca ancora la pinna, ve l'ho già detto forse una decina di volte, questa è l'11ª e basta. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche nelle altre collezioni che sto facendo, perché sono una più bella dell'altra. Vabbè, questo è... su questo non dico nulla, perché cosa devo dire di più? Un abbraccio ragazzi e un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. È caduto. Ci vediamo al prossimo video. Sì, però se non ingrandisco, ecco qui. Grazie del vostro tempo. Ciao a tutti ragazzi.